Oh, cari amici, bentornati sul mio canale. Su YouTube ci sono diversi video che vi propongono i brani più difficili per pianoforte, ma a mio parere questo concetto non ha così tanta logica, nel senso che tutti i brani hanno delle sezioni più difficili e delle sezioni invece un po' più di respiro, salvo qualche eccezione. Per questa ragione ho pensato di proporvi invece i 5 passaggi più difficili del repertorio pianistico. Analizzeremo insieme alcuni clip di pianisti non famosissimi e qualcuno di loro addirittura inciampa. Se la vostra domanda è perché non ve li suono io, la risposta è molto semplice. Qualcuno di questi passaggi richiederebbe dai 4 ai 6 mesi di lavoro pressoché esclusivo. Potete benissimo capire che il rapporto costi-benefici non è equilibrato. Quindi, dopo avervi chiarito che la mezza margherita da asporto che posso comprare con gli introiti di questo video non valga 6 mesi di lavoro esclusivo, andiamo a vedere insieme questi 5 passaggi che letteralmente distruggono un pianista. Il primo frammento è tratto da un brano che ha lesionato la mano di un grande compositore. Scriabin, nel provare a studiare questo pezzo, ha avuto una sorta di infortunio che ha condizionato per sempre il suo modo di scrivere per il pianoforte. Il brano però non è di Scriabin, è di Balakirev e si intitola Islamei. Ascoltiamo questo estratto nell'esecuzione di un pianista che si chiama Masaya Kamei e la sua esecuzione è veramente dal vivo. Perché dico veramente? Perché ormai YouTube è zeppo di persone che fanno dei finti live, cioè si vede semplicemente la persona sul palco, tutto il resto è buio, non c'è mai un'inquadratura sul pubblico, alla fine si sentono soltanto gli applausi. Fare un finto live è semplicissimo, ma questo pianista fa un live vero. Avete visto che roba? Ottavi, salti laterali, velocità, ribattuti perché il pezzo ne è letteralmente infarcito. Ecco, fare una prova di questo tipo sembra quasi più una prova fisica di resistenza che non un'esecuzione musicale, sebbene la parte musicale sia molto interessante all'interno di questo pezzo. Bellissimo il brano, tostissimo il passaggio, bravissimo il pianista. Secondo passaggio, avete presente lo studio Opera 25 numero 6 di Chopin? Quello sulle doppie terze, quello dove le persone si incartano ai concorsi e devono ripartire da capo. Ecco, qui le cose sono ancora peggio. Infatti stiamo parlando di Liszt e del suo studio trascendentale numero 5, Fuochi Fatui. Il titolo originale è in francese, ma io in francese so solo la parola bidet, quindi ve lo dico in lingua italiana. Qui ci sono principalmente doppie terze e doppie quarte, leggerissime, velocissime e in sospensione, quindi molto diverse dall'idea di un Liszt tritatutto con ottave, potenze e quant'altro. È un tipo di tecnica ancora più vigliacca se vogliamo, ma vediamo il clip. Come avete notato, anche qui non si scherza. La pianista si chiama Christina Miller e ha una gestione davvero ottimale, in particolare del polso. Date un'occhiata al suo polso, perché qui l'angolo di esecuzione corretta è praticamente uno solo. Un polso troppo alto o un polso troppo basso porterebbero grandissime rigidità. Lei trova un equilibrio davvero efficace. Per la cronaca, penso che quando ho parlato di studi trascendentali, molti di voi avranno pensato a Mazeppa. In realtà
Mazeppa è difficilissimo, scenografico, bellissimo, ma a mio parere non è difficile come Fuochi Fatui. E qui parlo con cognizione di causa perché nel lontano 2000 io Mazeppa l'ho inciso insieme alla sonata di Liszt e insieme alla seconda di Scriabin. Tra l'altro devo trovare il sistema di mettere questo disco su YouTube Music, avrei piacere lo ascoltaste, ma prima devo capire chi detiene i diritti su questa registrazione perché sono passati un po' di anni. Comunque, tornando a Fuochi Fatui, pure indipendenza neurologica, perché basta caricare un bicordo con un pochino più di peso, il tasto non risale, se ne va tutto a farsi friggere. Brava Christina Miller. Terzo frammento preso da una composizione che Clara Schumann aveva definito le variazioni del diavolo per la loro difficoltà. Sto parlando di Brahms, variazioni su un tema di Paganini, libro primo. C'è una variazione che secondo me è veramente micidiale. Io l'ho suonata al programma di diploma di conservatorio vecchio ordinamento tra le altre cose e ho fatto veramente una fatica del diavolo. Nella clip che abbiamo ascoltato, eseguita da una pianista che si chiama Yobwin Kim, entra in gioco la sopravvivenza, nel senso che lei addirittura taglia un ritornello. Per questa ragione la variazione è così breve. Ci sarebbe un ritornello importante della seconda parte. Qual è la difficoltà principale? A parte una sinistra che è bastardissima, anche se non è particolarmente appariscente, c'è il glissando di ottava, che è una cosa che fa veramente dolore fisico. Sì, perché un glissando discendente è una stupidata, si fa senza problemi, ma un glissando d'ottava è veramente scomodo. Si tratta di suonare un'ottava e da qui portare l'intera ottava in glissando. E vi garantisco che fa male perché il pollice deve stare piegato in questo senso, quindi con l'unghia verso il tasto, e il mignolo deve glissare da solo. Provate a farlo un po' di volte consecutive se siete pianisti, vi accorgerete che non è per nulla piacevole. Se a questo aggiungiamo che i glissandi sono tanti e non sono liberi perché hanno un punto d'arrivo, quindi bisogna arrivare su un'ottava specifica, vi garantisco che la prova dal punto di vista del lavoro della mano è impegnativa. Giocateci, provate un po' e mi darete ragione. Quarto clip, qui è veramente tosta. Stravinsky, 3 movimenti da Petruchka, danza russa. Arthur Rubinstein la definiva una scrittura orchestrale prestata al pianoforte, perché c'è davvero tanta di quella roba da fare dal punto di vista esecutivo che si rischia di diventare matti. Ma vediamo il clip. Vi siete sicuramente resi conto da soli di quanto tosta sia la situazione. Il pianista si chiama Roman Rabinovich e riesce a fare una delle cose più difficili in assoluto, perché la necessità di questa composizione di Stravinsky è quella di muovere, di spostare lateralmente una posizione rigida, quindi la mano bloccata in una determinata apertura anche abbastanza larga, senza irrigidire il braccio. Di conseguenza, dal punto di vista tecnico, oltre che sostenere velocità, salti, ottave, queste cose non mancano mai a quanto pare, il problema è proprio quello di spostare una posizione rigida, statica, aperta, velocemente su tantissime zone della tastiera, il che è molto rischioso se si tiene il braccio rigido. Si resiste 2 righe, dopodiché ci si blocca per i dolori. Quindi dita d'acciaio, braccio morbidissimo, polso scioltissimo. Ovviamente non manca un riferimento a quel Mi alto che va preso diverse volte
volte guardate come ci si arriva, vi renderete conto che ogni volta che lo si deve suonare è necessario mettere un cero alla Madonna. E l'ultima clip è veramente un compendio di tutto quello che abbiamo visto. Il pianista si chiama Eugeni Subdin e il frammento è tratto da Scarbot, preso da Gaspard de la Nuit di Ravel. Cosa voleva fare Ravel con la scrittura di questo brano, oltre che realizzare un pezzo bellissimo dal punto di vista musicale? Voleva superare dal punto di vista tecnico la cattiveria e la difficoltà di Islamei, che è il primo frammento che abbiamo visto. Ma allora sono veramente dei vigliacchi questi compositori. Vabbè, qui i compositori sono veramente sadici. Ravel ha messo in difficoltà generazioni e generazioni a venire con questo pezzo bellissimo. Subdin è fenomenale, non si lascia intimorire, addirittura in alcuni punti per sostenere la potenza sonora richiesta si alza in piedi, bellissimo vedere che abbandona lo sgabello, una teatralità che è funzionale al pezzo e non è fine a se stessa. Ma ciò non toglie che se il vostro sogno è portare anche soltanto a un livello di lettura questa pagina di Ravel, non dico esecuzione, ma basta la lettura, c'è il rischio che il sogno si trasformi ben presto in uno dei vostri peggiori incubi. Grazie Ravel. Ecco dunque quelli che a mio parere sono tra i frammenti più difficili in assoluto del repertorio pianistico. Ce ne sono anche altri, ce ne sono alcuni per pianoforte e orchestra, per esempio potremo trattare quelli in futuro, però mi piacerebbe sapere nei commenti quali sono i passaggi che magari vi hanno dato veramente filo da torcere se siete dei pianisti. Quindi fatemi sapere cosa pensate di questi contenuti e se vi vengono altre idee da suggerire anche per l'ascolto alla community. Precisiamo che per ogni frammento che vi ho fatto sentire su YouTube c'è l'esecuzione completa, quindi il mio consiglio è certamente quello di ascoltare tutto il brano. Domande, consigli, critiche, dubbi, suggerimenti, mi mettete tutto qui sotto, cerco di leggere tutti i commenti e di rispondere a più persone possibili. Se infine volete fare voi stessi un percorso esecutivo al pianoforte, volete imparare a suonarlo, vi segnalo i miei video progressivi, le mie lezioni progressive riservate agli abbonati e i miei libri didattici. Trovate tutto in descrizione di questo e degli altri video. Ovviamente nei libri e nelle lezioni non vi insegno come suonare Islamei. Io spero che questo contenuto vi sia piaciuto, continuiamo insieme a esplorare il mondo del pianoforte, quindi ci vediamo prestissimo sia nei video riservati agli abbonati sia per quelli dedicati a tutti. Per ora grazie di avermi guardato, un caro saluto da Patrick Trentini.